Cancelletto cancelletto, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Un tuffo nel cuore delle emozioni, parole d'amore e la difesa della nostra energia. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Sono così felice di vedervi qui oggi. Spero che stiate tutti bene e pieni di energia, pronti per un nuovo video insieme. Sono davvero entusiasta di condividere con voi quello che abbiamo in serbo per oggi. E preparatevi, perché oggi ci addentreremo in un mondo di emozioni, consigli pratici e, perché no, qualche aneddoto personale che spero vi toccherà il cuore. Per chi è nuovo qui, benvenuti nel mio spazio dedicato a parlare di tutto ciò che mi appassiona, l'amore in tutte le sue sfaccettature, la crescita personale, il benessere psicofisico e, ovviamente, un pizzico di gossip, quello buono, quello che fa riflettere e che ci aiuta a connetterci con noi stessi e con gli altri. In questo video, ci concentreremo su due argomenti fondamentali, due pilastri che, a mio parere, sono imprescindibili per una vita piena e felice. Le parole d'amore e la capacità di tenere lontane le persone negative dalla nostra vita. Credetemi, proteggere la nostra energia è un atto di amore verso noi stessi, un gesto di responsabilità che dovremmo tutti imparare a coltivare. Quindi, se siete pronti per un viaggio ricco di emozioni, consigli pratici, spunti di riflessione e magari qualche piccola rivelazione, allora siete nel posto giusto. Ma prima di iniziare, vi prego, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche . In questo modo non vi perderete nessun nuovo video e potremo rimanere in contatto, condividendo insieme questo percorso di crescita e consapevolezza. Un piccolo gesto che per me fa la differenza e che mi aiuta a crescere e a continuare a condividere con voi le mie passioni. Allora, siete pronti? Iniziamo! Come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo di due temi strettamente collegati, due facce della stessa medaglia. Le parole d'amore e allontanamento delle persone tossiche . Perché sono così intrinsecamente legati? La risposta è semplice, ma profondamente significativa. Le parole d'amore sono il nutrimento dell'anima il carburante che ci spinge avanti, mentre le persone negative sono come un veleno che, lentamente ma inesorabilmente, intossica la nostra esistenza, minando la nostra autostima, la nostra felicità e il nostro benessere. Partiamo dalle parole d'amore, un balsamo per l'anima . Ma cosa sono esattamente le parole d'amore? Non si tratta solo di dire ti amo a ripetizione, sebbene anche questa espressione, detta con sincerità e autenticità, sia fondamentale. Le parole d'amore sono molto di più. Sono quelle frasi che, come un raggio di sole dopo un temporale, ci fanno sentire compresi, valorizzati, sostenuti . Sono quelle che ci rassicurano che ci danno la forza di affrontare le difficoltà che ci ricordano quanto siamo speciali e unici. Sono un abbraccio verbale un modo per dire ci sono, ti vedo, mi importi, un eco di affetto che risuona nel profondo del nostro essere. E sapete, la bellezza delle parole d'amore risiede nella loro universalità . Non devono per forza provenire solo da un partner romantico. Possono arrivare dai nostri genitori, dai nostri fratelli, dai nostri amici, persino da un collega o da un conoscente. L'importante è che siano sincere, autentiche, dette con il cuore . Perché è il sentimento che le accompagna a fare la differenza. È l'intenzione che le anima, la genuinità con cui vengono pronunciate. Pensate a quante volte vi è capitato di sentire una parola gentile che vi ha risollevato la giornata, che ha spento l'ansia e acceso un sorriso. O un complimento inaspettato che vi ha fatto sentire belli, capaci, apprezzati. Ecco, quelle sono parole d'amore. Sono piccoli gesti, apparentemente insignificanti, che hanno il potere di cambiare il nostro stato d'animo di sciogliere le tensioni e di illuminare il nostro percorso . E la cosa meravigliosa è che possiamo imparare a usare le parole d'amore anche noi. Possiamo imparare a dire parole gentili,
a esprimere i nostri sentimenti, a far sentire gli altri amati e apprezzati. Possiamo diventare dei veri e propri dispensatori di felicità, capaci di seminare sorrisi e di rendere il mondo un posto un po' migliore, una parola alla volta. Un piccolo esercizio pratico che vi consiglio caldamente è quello di annotare durante la giornata le parole d'amore che ricevete o che dite. Tenete un piccolo diario, un quaderno segreto, dove potrete scrivere le frasi che vi hanno colpito, le espressioni che vi hanno emozionato, le parole che vi hanno fatto sentire bene. Notate come vi sentite quando le ricevete e quando le dite. Provate a notare la reazione delle persone a cui le dite. Osservate l'effetto che hanno su di voi e sugli altri. Vi accorgerete che c'è una vera e propria magia in tutto questo. Le parole d'amore creano connessioni profonde rafforzano i legami, migliorano l'umore. Sono un vero e proprio balsamo per l'anima un elisir di benessere che possiamo facilmente produrre e condividere. Sono un modo per comunicare, per esprimere la nostra gratitudine, per mostrare il nostro affetto. Sono un ponte che ci collega agli altri, che ci permette di sentirci parte di qualcosa di più grande, di una comunità che si sostiene e si incoraggia a vicenda. E poi, c'è un altro aspetto fondamentale da considerare, le parole d'amore che diciamo a noi stessi Quante volte ci critichiamo, ci svalutiamo, ci diamo addosso? Troppe. Spesso, siamo i nostri peggiori nemici, i nostri giudici più severi, pronti a stroncare ogni nostro tentativo, a sminuire ogni nostro successo. Dobbiamo imparare a parlare a noi stessi con gentilezza e compassione Dobbiamo imparare a dirci bravo ce la farai, sei forte, sei capace. Dobbiamo essere i nostri migliori amici, i nostri più grandi sostenitori Dobbiamo smettere di autosabotarci, di criticarci per ogni errore, di focalizzarci solo sui nostri difetti. Dobbiamo ricordare a noi stessi quanto valiamo, quanto siamo speciali, quanto siamo in grado di superare le sfide che la vita ci pone. Dobbiamo credere in noi stessi, in quello che siamo capaci di fare, in quello che possiamo diventare. Quindi, il primo passo è ascoltare le parole d'amore che riceviamo, prestando attenzione a come ci fanno sentire, accogliendole con gratitudine e riconoscenza. Il secondo passo è iniziare a pronunciarle verso gli altri e, soprattutto, verso noi stessi. Provateci, e vedrete come la vostra vita si riempirà di positività, di fiducia, di speranza. Vedrete come le vostre relazioni si rafforzeranno, come le vostre energie si rinnoveranno, come il vostro spirito si innalzerà. Passiamo ora alla seconda parte del video. Come allontanare le persone tossiche dalla nostra vita. Un atto di autoprotezione, Questo argomento è strettamente collegato alle parole d'amore, perché le persone negative, quelle che vi succhiano energia, quelle che vi criticano e vi sminuiscono, sono il contrario delle parole d'amore. Sono come un ombra che offusca la nostra luce, un peso che ci trascina verso il basso, un veleno che corrode la nostra autostima. Ma cosa intendiamo per persone cattive? Non sto parlando di persone malvagie, di individui che agiscono con cattiveria gratuita e premeditazione. Sto parlando di persone tossiche di individui che, consapevolmente o meno ci fanno stare male, che ci sottraggono energia, che ci impediscono di fiorire. Possono essere amici familiari colleghi persino partner Possono essere persone che ci giudicano, che ci invidiano, che ci manipolano, che ci usano per i loro scopi, che cercano di controllarci e di influenzarci. Possono essere individui che, con le loro parole e i loro comportamenti, ci fanno sentire inadeguati, incapaci, non meritevoli di amore e felicità. Come riconoscerle? Il primo e più importante strumento è il nostro istinto Ascoltate attentamente la voce interiore, quella che ci avverte dei pericoli, che ci segnala le situazioni che non ci fanno bene.
Se una persona vi fa sentire a disagio, ansiosi, svuotati, stressati, oppressi, allora è un *** segnale di allarme ***. Non ignoratelo, non sottovalutatelo, non cercate di razionalizzare le vostre emozioni. Prestate attenzione a come vi sentite dopo aver interagito con quella persona ***. Siete più stanchi? Più demotivati? Più arrabbiati? Più tristi? Vi sentite come se aveste corso una maratona, anche se non avete fatto nulla di fisicamente faticoso? Se la risposta è sì, allora c'è qualcosa che non va. È un campanello d'allarme che ci indica la presenza di energia negativa che ci sta prosciugando. Un altro segnale inequivocabile è la critica costante ***. Le persone tossiche tendono a criticare tutto ciò che facciamo, a sminuire i nostri successi, a sottolineare i nostri difetti, a svalutare i nostri sogni. Non vi lasciano mai spazio per la gioia, per l'entusiasmo, per la spontaneità. Vi tengono costantemente sulla difensiva, costringendovi a giustificarvi, a difendervi, a cercare di dimostrare il vostro valore. Vi fanno sentire inadeguati, imperfetti, mai abbastanza. E poi c'è la manipolazione ***. Le persone tossiche sono maestre nell'arte della manipolazione. Usano il senso di colpa la pietà il ricatto emotivo per ottenere ciò che vogliono. Vi fanno sentire in colpa se dite di no, se non fate ciò che vogliono loro, se non vi conformate alle loro aspettative. Vi fanno credere di essere responsabili dei loro problemi, del loro malessere, della loro infelicità. Vi caricano di un peso che non vi appartiene, vi rendono schiavi delle loro emozioni, vi impediscono di essere liberi e di vivere la vostra vita pienamente. Ma come proteggersi da queste persone? Come possiamo salvaguardare la nostra energia, la nostra salute mentale e la nostra felicità? Ecco alcuni consigli pratici. 1. Stabilite dei limiti chiari e precisi. Imparate a dire di no, senza sentirvi in colpa, senza dovervi giustificare, senza dover spiegare le vostre ragioni. Il vostro tempo, la vostra energia, i vostri sentimenti sono preziosi. E non dovete permettere a nessuno di sprecarli, di calpestarli, di usarli per i propri scopi. Dite no con fermezza, con gentilezza, ma senza esitazione. Il vostro benessere è la vostra priorità. 2. Limitare i contatti Non siete obbligati a frequentare persone che vi fanno stare male. Non siete obbligati a rispondere al telefono, a rispondere ai messaggi, a partecipare agli eventi a cui vi invitano. Se una persona vi fa sentire a disagio, se vi prosciuga di energia, se vi fa sentire infelici, prendete le distanze. Allontanatevi gradualmente, riducete al minimo le interazioni. Evitate di alimentare la situazione. Non abbiate paura di farlo. È un atto di amore verso voi stessi, un segno di rispetto per la vostra integrità. 3. Circondatevi di persone positive Passate il tempo con persone che vi amano, che vi sostengono, che vi incoraggiano, che vi stimano per quello che siete. Persone che vi fanno ridere, che vi fanno sentire bene, che vi fanno crescere, che vi ispirano. Scegliete con cura le persone che frequentate, perché sono loro che influenzano la vostra vita, che modellano il vostro modo di pensare, di sentire, di agire. 4. Imparate ad amare voi stessi Più vi amate, più siete consapevoli del vostro valore, più è facile allontanare le persone negative dalla vostra vita. Perché chi si ama non si lascia sminuire, non si lascia manipolare, non si lascia ferire. Chi si ama sa riconoscere le persone che non fanno bene alla propria vita e sa prendere le distanze. L'amore verso se stessi è la più potente arma di difesa contro le persone tossiche. 5. Lavorate sulla vostra autostima L'autostima è la chiave per una vita felice e appagante. Se avete una solida autostima, vi sentirete sicuri di voi stessi, capaci di affrontare le sfide, meritevoli di amore e felicità. Se vi sentite insicuri, fragili, inadeguati, sarete più vulnerabili alle persone tossiche, che cercheranno di approfittare delle vostre debolezze. 6. Non cercate di cambiare le persone tossiche È una battaglia persa in partenza. Le persone tossiche non cambiano, a meno che non vogliano cambiare, e spesso non lo vogliono. Perdere tempo ed energie a cercare di cambiarle significa solo soffrire e frustrarsi.
Concentratevi su voi stessi, sulla vostra crescita personale, sulla vostra felicità. 7. Cercate aiuto professionale, se necessario asterisco. Se state lottando per allontanare le persone tossiche dalla vostra vita, se vi sentite sopraffatti, se non riuscite a gestire la situazione da soli, non esitate a chiedere aiuto a uno psicologo o a un terapeuta. Un professionista può aiutarvi a capire le dinamiche delle relazioni tossiche, a sviluppare strategie efficaci per proteggervi, a ritrovare la fiducia in voi stessi. Quindi, riassumendo, le parole d'amore nutrono l'anima la riempiono di gioia e di energia, mentre le persone tossiche la avvelenano la svuotano di ogni forza vitale. Imparate a dare e a ricevere parole d'amore, a coltivare relazioni positive e costruttive, e imparate a proteggervi dalle persone che vi fanno stare male. Ricordate che la vostra felicità è importante, la vostra energia è preziosa, e voi meritate di essere felici. Conclusione. Un invito all'azione e alla condivisione E adesso siamo giunti alla fine del nostro video. Oggi abbiamo parlato di due temi fondamentali che si intrecciano in modo indissolubile: le parole d'amore e l'allontanamento delle persone negative. Abbiamo visto come le parole d'amore possono nutrire la nostra anima, riempiendola di gioia, di fiducia, di speranza, e come le persone tossiche possono invece toglierci energia, felicità e serenità, minando la nostra autostima e il nostro benessere. Vi ho dato alcuni consigli pratici su come riconoscere e gestire le persone tossiche, su come stabilire dei limiti sani e protettivi, e su come creare una vita più positiva e piena di amore e di relazioni significative. Spero che questi concetti vi siano utili, che vi aiutino a riflettere sul vostro percorso, a fare scelte consapevoli e a vivere una vita più felice e appagante. Spero che questo video vi dia la forza di proteggere la vostra energia, di circondarvi di persone che vi amano e vi sostengono, e di iniziare a parlare a voi stessi con gentilezza e compassione. Ora, prima di salutarci, vorrei chiedervi di condividere le vostre esperienze nei commenti qui sotto. Avete mai avuto a che fare con persone tossiche? Come avete fatto a gestirle? Quali sono le parole d'amore che vi hanno cambiato la vita? Quali sono le strategie che utilizzate per proteggere la vostra energia e il vostro benessere? Condividete i vostri pensieri, le vostre storie, le vostre esperienze. Mi piacerebbe molto leggere i vostri commenti e creare una community sempre più unita e di supporto. Un luogo dove possiamo confrontarci, sostenerci e crescere insieme. E ovviamente, se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici, con le persone che amate e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video, per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e per partecipare attivamente alla nostra community. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a creare sempre nuovi contenuti per voi, a esplorare nuovi temi, a condividere le mie passioni e a ispirarvi a vivere una vita più consapevole e felice. Un ultimo pensiero, prima di salutarvi: ricordate che la felicità è un viaggio, non una destinazione. Ci saranno momenti difficili, momenti di scoraggiamento, momenti in cui ci sentiremo persi e sopraffatti. Ma non arrendetevi mai. Non smettete mai di credere in voi stessi, nel vostro valore, nella vostra capacità di superare le difficoltà. Circondatevi di persone che vi amano, che vi sostengono, che vi incoraggiano. Parlatevi con gentilezza, siate i vostri migliori amici, i vostri più grandi sostenitori. E, soprattutto, ricordate sempre di dire ti amo, a chi amate, e soprattutto, a voi stessi. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero di ritrovarvi presto qui sul canale per un nuovo appuntamento, per continuare questo percorso di crescita e di condivisione. Vi mando un abbraccio forte, un abbraccio pieno di parole d'amore e di energia positiva, e vi auguro una giornata piena di sorrisi, di emozioni sincere e di persone che vi vogliono bene. A presto! Ciao!